Salve a tutti ragazzi, oggi vi faccio la recensione del nuovo Samsung Galaxy A12 modello A127F. E C'è già stato il Galaxy A12 praticamente l'anno scorso del modello A125F. Cosa cambia in poche parole tra questo A12 e la 12 dell'anno scorso? Soltanto il processore e la scheda grafica, nient'altro. Per il resto è anche rinnovata come prima era A12 in bianco, anche rinnovata così forse è meglio, come vedete. Si può definire una 12S, questa quindi è la confezioncina dove c'è la manualistica e la card garanzia. Questo è il telefono. Questo quindi è il caricabatteria rapido, quindi carica la batteria in 15 watt, quindi hanno fatto bene a mettere un caricabatteria con la ricarica rapida. E poi il cavetto di tipo C, ovviamente è uno standard, e la spilletta per la micro SD. In più ovviamente mancano le cuffiette, ma comunque non è un problema. Questo è lo smartphone. Come vedete lo smartphone è piuttosto abbastanza ergonomico, si tiene bene in mano, però è un pochettino scivolosetto. Questo è il retro, quindi lo smartphone si presenta più o meno molto molto carino come design, e anche come qualità non è comunque male. È plastica sia di dietro sia anche nel frame, vetro e davanti, e come vedete quindi c'è questo design grinato così e magari liscio di sotto, comunque mi piace molto. Vi posso dire che c'è la differenza tra questo A12 e l'M12, che praticamente è uguale, soltanto quello che cambia è il design qui del retro. Per il resto, tra A12 A127F e l'M12 M127F non cambia poi nulla, soltanto il design. Quando accendiamo il dispositivo, allora, schermo 6 pollici e mezzo in IPS, 60 Hz, 270 dpi, processore Exynos 850, 8 nanometri, octa-core, 2 GHz, scheda grafica Mali G52 dual core, memoria 64 GB, oppure c'è anche la variante da 128 GB in MMC 5.1, comunque non è UFS 2.1, ma comunque è buona. È espandibile fino a 1 terabyte di micro SD. Il telefono ovviamente si presenta in dual SIM, ed è dual SIM, quindi 2 nano SIM più la micro SD, comunque può essere fino a una memoria di 1 terabyte. Comunque 4 GB di RAM in DDR4X, fotocamera quindi 48 megapixel f2.0 con HDR autofocus, 5 megapixel di grandangolare f2.2, 2 megapixel della macro f2.4 e 2 megapixel di effetto bokeh, flash, microfono, carellino SIM come abbiamo detto già, jack per le cuffie, doppio microfono, porta di tipo C, altoparlante, tasto accensione e spegnimento con impronta digitale, e bilanciere del volume giù e su. Fotocamera frontale di 8 megapixel f2.2, la videocamera quindi registra video fino in Full HD sia posteriore che anteriore, c'ha quindi il wifi a singola banda, c'ha pure l'hotspot a tutti i GPS, NFC, Bluetooth 5.0 e il 4G fino a 600 megabit. Poi vabbè, batteria 5000 mAh, 15 watt, fast charge, e comunque come detto dimensione di altezza 16,4 mm, larghezza 7,5 mm e spessore 8,9 mm.
pesa 205 grammi. Andiamo sullo sblocco del telefono, quindi già come avete visto già mi ha riconosciuto l'impronta digitale, quindi è qua ed è molto fulmineo e scattante nel sbloccare il dispositivo, però ovviamente non si deve cliccare, ma già appoggiando soltanto il tasto, quindi già lui subito riconosce, sblocca quindi il dispositivo. Vi posso dire che è molto comunque preciso e fulmineo. In IPS ed è 60 Hz di scrolling, vi faccio subito vedere su YouTube come si vede. Comunque, come vedete, quindi il display si vede bene, anche sotto la luce del sole si vede bene, però ovviamente alla massima luminosità. L'audio, come sentite, è mono, però comunque si sente più o meno abbastanza forte. E, e con i bassi l'audio, se mettete un po' più piano, si sente di più il basso della cassa. Come vedete quindi la qualità va bene, la risoluzione è soltanto in HD, preferivo di più un Full HD invece di essere soltanto in azioni. Allora, vi faccio vedere innanzitutto le applicazioni, queste sono le applicazioni, qui abbiamo il telefono, quindi rubrica, messaggi, galleria, questo ci andiamo dopo, orologio che c'ha ovviamente anche la sveglia, il cronometro e il timer, il calendario, qua si possono comunque gestire tante cose. E poi abbiamo quindi l'archivio che ovviamente noi possiamo gestire la scheda SD, la memoria interna e tante altre cose. E poi abbiamo quindi Samsung Note dove noi possiamo comunque creare una nota, una cosa, possiamo scrivere, vedete qua ci sono tutte molto simili a Microsoft Word, però buono comunque. Registratore vocale, calcolatrice, qui abbiamo quindi il Meteo, quello da suo originale, che poi fa parte di The Wither Channel. E vi faccio vedere brevemente le impostazioni. Allora, le impostazioni, abbiamo quindi connessione, suoni, notifiche. Sullo schermo noi abbiamo quindi la protezione occhi, la modalità notte, e vabbè, poi zoom schermo e ovviamente abbiamo anche la barra di navigazione che al momento è con le gesture, noi possiamo anche farlo con la classica barra con in piedi. Poi quindi ci sono i temi, ci sono i sfondi, si possono comunque cambiare le icone, i temi, sfondi si possono anche acquistare sia dal Galaxy Store, eccetera eccetera. Schermata di blocco, quindi abbiamo l'impronta digitale ma anche quella là facciale che non è iridide però è facciale. E poi comunque abbiamo le funzionalità avanzate come Android Auto, Quick Share, movimenti con i gesti e tutto. Comunque lo possiamo, per esempio, guardate un po', a due tocchi lo possiamo quindi attivare. Eh, come aggiornamenti, come cosa, quindi lo smartphone ha Android 11 con la One UI 3.1 arriveranno aggiornamenti software ogni 2-3 mesi e poi quindi ci saranno anche 2 anni di aggiornamenti, quindi da Android 11 a 12 e a 13. Qui abbiamo quindi l'assistenza a dispositivo che possiamo vedere la batteria, la memoria di archiviazione, gestire e la protezione di dispositivo, comunque è importante. Game Launcher ovviamente è un booster per i giochi, Samsung Member ovviamente per le promozioni, assistenza e comunità e ovviamente e quant'altro. Allora vi faccio vedere subito lo speed test del wifi. Allora vi posso subito dire che il wifi è a singola banda, quindi non è a dual band, quindi la velocità è tipo limitata del wifi.
vedete 26 mega, arriva a un massimo di 30 mega in singola banda in download. Ovviamente in dual band arriva molto di più. Vi faccio vedere già subito internet com'è. Allora, andiamo su HD Blog e vi faccio vedere subito come gira. È fluido nel scorrere, quindi il processore è abbastanza veloce. Magari sul sito day.it e più o meno clicchiamo, però comunque la velocità c'è della connessione, quindi non è che la singola banda è un problema, però ci sarebbe stato magari la dual band che già sarebbe stato meglio. Andiamo su Amazon e più o meno le prestazioni ci sono. E qui ovviamente abbiamo le top news di update direttamente su internet della Samsung. Vi faccio vedere subito la tastiera com'è. Al momento abbiamo la modalità notte attiva, quindi abbiamo le motions, possiamo scaricare poi anche gli adesivi, le GIF e la cosa buona è che possiamo tradurre, magari scrivere in inglese su Google tipo ciao e la traduce. Poi ovviamente si può fare anche la cosa tramite vocale. Cosa manca? Manca Samsung Pay, quindi ha lui l'NFC, ma comunque potete pagare con Google Pay. E manca Bisbee, e vabbè. Comunque come prestazioni, comunque siamo in linea, è molto veloce da aprire le app, però già va bene. Vi faccio vedere subito come gira il gioco. Comunque vi faccio vedere subito innanzitutto la tendina. Allora, la tendina praticamente abbiamo le stesse cose che già abbiamo detto: GPS, wifi, bluetooth, protezione occhi, la torcia, la modalità notte, il risparmio energetico, la scansione del codice QR, il router wifi, scansionamento e condivisione delle vicinanze. Il Dolby Atmos ovviamente si deve attivare soltanto tramite jack delle cuffie. Allora andiamo, vediamo come gira il gioco. Vediamo, cioè vi faccio. Gira molto bene. No, non c'è nessun puntamento. Con l'ultimo aggiornamento software vi posso garantire che è abbastanza. L'hanno migliorato. Poi ovviamente c'è in background, quindi al momento non c'è niente. Mettiamo ad esempio Play Store più galleria. Mettiamo ad esempio questa applicazione qui a schermo diviso e noi magari ci mettiamo assistenza dispositivo esempio. Noi possiamo quindi lavorare ad esempio qui sopra e poi possiamo anche lavorare qui sotto, quindi a schermo diviso. Quindi questo è diciamo multischermo, lo possiamo regolare come noi vogliamo. In autonomia ha una batteria di 5000 mAh e ricarica quindi la batteria da 15 watt con il suo caricabatteria originale, ma comunque si può anche disattivare la ricarica la ricarica rapida, quindi si può disattivare. Allora di schermo ne ho potuto fare 7-8 ore di schermo massimo e in linea di massima 2 giorni d'autonomia. Il caricamento della batteria da 0 a 100% ci sta quindi 3 ore. La fotocamera, faccio vedere subito le foto che ho scattato. Allora, questo è stato un video molto breve, vabbè. E comunque, come vedete, il video viene bene. Sì, perché poi c'è anche lo zoom da 10x e io questa ho fatto la foto, viene bene con poca luce. Questo ovviamente sono fuori ed è venuta molto bene la fotografia. Questo ovviamente qua c'è l'evento, però è venuta bene pure. Questa è la modalità cibo ed è venuta molto bene la fotografia. E questa ovviamente è la modalità macro che con un tessuto è venuto molto bene. Ci sono i dettagli, però ovviamente peccato che è 2 megapixel, quindi la foto magari è molto piccola,
Noi comunque qui possiamo, come editing di fotografie, possiamo ritagliare, possiamo girare, ci possiamo mettere gli effetti, possiamo modificare la luminosità, il contrasto e quant'altro. E qui ci possiamo mettere le bitmoi, possiamo scrivere, possiamo disegnare. Questa ovviamente è la fotocamera, quindi come vedete. Qui abbiamo quindi quella normale, questa è quella grandangolare, questa è quella da grandangolare, qui abbiamo timer, flash, e quindi quella normale, quindi possiamo scattare o con la 12 megapixel perché è già di serie, oppure con la 48 megapixel, che non cambia niente, cambia soltanto la compressione dell'immagine. Quindi se mettiamo vicino già si mette a fuoco, sì, però è un pochettino lento. Ovviamente per la fascia di prezzo ci sta. Va bene, quindi abbiamo quindi l'effetto ritratto, poi abbiamo quindi la macro che si deve mettere ovviamente vicino. Se vi faccio vedere, lo mettiamo vicino, si vede meglio rispetto a quando uno scatta una foto normalmente. Poi abbiamo quindi la modalità video, che vi posso dire che gira in Full HD massimo. Qui possiamo metterci sempre gli effetti anche nei video, sia nelle foto che nei video. Però se noi registriamo noi un video così, noi possiamo quindi zoomarlo fino a 10x. Però se noi andiamo a fare un video in ultra grandangolare, non possiamo né zoomare e andare, quindi dovete fare doppio di smartphone da fascia media in poi ai top di gamma di Samsung, invece permette anche di fare il video anche grandangolare, cioè e di gestirlo come si vuole. Comunque si può fare anche nel video, si può fare anche la fotografia, si può anche girare la fotocamera anteriore e di metterci il flash. Qui abbiamo quindi la modalità cibo, panorama e la Pro. E nei selfie abbiamo video e foto e forse anche ritratto. Qui abbiamo quindi le impostazioni della fotocamera, quindi foto F, l'HDR già c'è, quindi è automatico, video efficienza elevata, e poi comunque ci possono mettere anche la filigrana. Comunque foto e risoluzione e qualità va benissimo. Come software, come vedete, è la One UI Core di Samsung. Core sta per ovviamente di alleggerita rispetto ovviamente alla One UI normale. Qui abbiamo anche comunque gli sfondi di blocco dinamico, che comunque cambia sfondo ogni 30 secondi oppure ogni sblocco. I temi che comunque possiamo noi comprarli sia a pagamento sia gratis, idem per gli sfondi, idem per le icone, che possono cambiare le icone. Per il resto, questo ovviamente qui abbiamo il menu, poi lo possiamo anche gestirlo come noi vogliamo, invece di farlo così si può fare anche via tasto. In conclusione, i pro che io do a questo Galaxy A12, il nuovo Galaxy A12, allora innanzitutto lo sblocco è fulmineo, come vedete, quindi sblocco quindi l'impronta digitale fulmineo, un buon display, comunque si vede bene, però avrei preferito un Full HD. Però va bene, HD va bene pure, per chi non vuole spendere tanto, ci sta. Buon altoparlante, quindi si sente bene anche come musica, però ovviamente non esce stereo, quindi esce solamente mono, e in capsula comunque si sente bene, la ricezione dei dati 4G e rete per telefonare è abbastanza buona. Velocità quindi di aprire le applicazioni, è velocissimo nei giochi. Ovviamente all'inizio è leggermente lento, però ci sta comunque, è abbastanza fluido. Buone fotografie sia con poca luce che con la luce naturale di fuori, anche i video idem. Ok, la fotocamera macro comunque mi ha sorpreso. RAM DDR4X, questa è una cosa buona, così già il sistema è veloce. E lunga durata di autonomia, quindi della batteria, quindi dura abbastanza
anche i 205 grammi di peso appositamente perché la batteria è bella grossa e buona ricezione di rete. La cosa buona ovviamente sono gli aggiornamenti garantiti che ogni 2-3 mesi lo smartphone li riceve, voi ce li dovete sempre farceli fare, questa è una cosa molto importante. E poi infine ovviamente la 12 vecchio e la 12 nuovo, ovviamente il processore Exynos 850, che è lo stesso identico processore noi lo troviamo nei Galaxy A21s, l'M12 e questo nuovo A12. Questo vi ricordo che è uscito ad agosto 2021, mentre la 12 vecchio novembre 2020, però il salto c'è stato, meglio questo che la 12 di l'anno scorso. I contro che invece ci sono potrebbe essere questa risoluzione display, vabbè, ma comunque non è un problema. Il wifi di singola banda, almeno secondo me ci sarebbe stato meglio un wifi di dual band, quindi di quinta generazione, ma va bene comunque se avete la fibra a casa è abbastanza veloce. Manca quindi i servizi Samsung Pay, Bisbee, Samsung O, TV Plus, vabbè, alla fine abbiamo quelli là di Google che alla fine possono essere molto più comodi e poi infine manca ovviamente la radio FM. Un pochettino scivolosetto, quindi vi consiglio di metterci una cover e il vetro ovviamente come già vedete è un pochettino si riempie subito già di ditate, quindi vi consiglio un po' di pulirlo più volte. E per il resto è bello, è un gran bel telefono, costa 150 euro, lo potete trovare più avanti 140, 130 euro, ma vi consiglio che comunque vale la pena. Io ci do un voto 7,5 perché ovviamente io provengo da smartphone di fascia molto più alta, però già a questo prezzo ci sta. Prezzo di listino che Samsung lo vende, lo stesso prezzo della 12 dell'anno scorso, 179 euro il 64 giga e 199 euro il 128 giga. Io credo che già vi ho detto, commentate nei commenti se avete un'informazione, qualcosa, un dubbio, quello che sia, io poi vi rispondo immediatamente. Lasciate un like nel video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo quindi alla prossima recensione. Grazie a tutti.